Il suo viso aveva un colorito bianco, cadaverico, con un naso aquilino molto sporgente. I capelli erano neri, lunghi e radi. Quando suonava in pubblico, portava occhiali dalle lenti blu scuro per riparare gli occhi delicati dalle luci della ribalta. I suoi occhi scuri erano infossati e sembravano fori ardenti nel capo. Indossava una logora finanziera nera che gli cadeva dalle spalle. Suonava il violino con gesti stravaganti e muoveva l'archetto verso il pubblico. La figura dinamica e ossuta, il viso scarno, la sua fama accresciuta da cupe leggende e, soprattutto, la sua tecnica fuori dal comune erano, per larga parte del pubblico, prove certe che Paganini non era una creatura di questo mondo. Benvenuti oppure bentornati. Io sono Beatrice e in questo canale parliamo di arte, musica e letteratura. E se questi argomenti vi piacciono, assicuratevi di iscrivervi. E oggi, per il ciclo Le grandi biografie, parliamo di Niccolò Paganini. Il brano che ho letto nell'introduzione proviene da un libro che tratta di compositori e medicina. E Paganini di malattie ne sapeva qualcosa e sapeva qualcosa anche di amori sfortunati e di patti col diavolo. Paganini è diventato un mito e lo era anche in vita. Fin da quando era in vita Paganini è sempre stato un mito e lo è ancora oggi, una figura, come proprio viene detto, quasi soprannaturale. Eppure Paganini in realtà era una persona vera. E quindi, per raccontare la sua storia, cominciamo dalla sua nascita. Paganini nacque a Genova e già qui cominciano i misteri e i fraintendimenti. Uno riguarda la sua data di nascita e uno riguarda il suo nome. Paganini nacque infatti il 27 ottobre del 1782. Ma per lungo tempo vi fu un errore riguardante il giorno di nascita e questo errore dipese dai suoi biografi, mentre per tutta la vita vi fu una mistificazione riguardo al suo anno di nascita. Per quanto riguarda il giorno, l'equivoco venne dato dai santi del calendario, perché Paganini, essendo nato il 27 ottobre, venne battezzato il 28 ottobre, che era il giorno di San Simone e San Giuda. Però i suoi biografi confusero San Simone con San Simeone, che si festeggia il 3 febbraio, e quindi spostarono la data di nascita di Paganini da ottobre a febbraio. E questa è la ragione per cui per un lungo tempo si è creduto che Paganini fosse nato proprio in febbraio, nei primi giorni, intorno al 3 di febbraio. Mentre per quanto riguarda l'anno di nascita, allora Paganini è nato nel 1782, ma lui per tutta la vita ha detto di essere nato nell'84. Perché questa cosa? Dunque, il perché effettivo non è del tutto chiaro, però diciamo che si può fare un'ipotesi. E l'ipotesi è questa. Furono i suoi genitori all'inizio a dirgli che lui fosse nato nell'84. E perché mai fare una cosa del genere? Perché, e tra un attimo lo vediamo, Paganini fin da bambino era stato obbligato a essere un bambino prodigio. E quando tu genitore hai un bambino prodigio o comunque lo vuoi vendere come tale, tirare indietro l'età del bambino è di tutto vantaggio, perché chiaramente sì, il bambino è più grande, ma tu lo presenti come più piccolo, quindi già è bravo per l'età vera che ha. Figurati se dici che ha ancora meno anni. E quindi molto probabilmente furono i genitori a togliere via un paio d'anni al ragazzino. E quindi invece dell'82 dicevano che fosse nato nell'84. Va bene. Ma lui durante la sua vita non ha mai scoperto di essere nato nell'82?
La risposta è sì. Nel 1821 lui chiederà, e vediamo anche questo nel corso della biografia, lui chiederà il suo certificato di nascita. Quindi lui, almeno a quel punto, se non lo sapeva prima, almeno sicuramente a quel punto, lui ha saputo di essere nato nell'82. Però è andato avanti per tutta la vita a dire di essere dell'84. E qui la ragione non si sa, cioè perché mai a quel punto dire che sei dell'84 quando sei dell'82? Non si sa, probabilmente forse perché ormai c'era abituato, perché ormai si era venduto così, perché ormai si riconosceva così, non si sa. Comunque, per quanto riguarda la questione dell'anno di nascita, Paganini in realtà era nato nell'82. E infine il nome. È Niccolò Paganini con una C sola o Niccolò Paganini con due C? Perché si trova scritto sia in un modo sia nell'altro. Dunque, lui è stato battezzato Niccolò con una C sola. Però è anche vero che lui si firmava indifferentemente Niccolò, Niccolò o Nicola. Quindi lui dava 3 versioni del suo nome, però a tutti gli effetti sull'atto di battesimo c'è scritto Niccolò con una sola C. Chiariti quindi i primi 2 misteri, abbiamo il nostro Niccolò Paganini che nasce il 27 ottobre del 1782, quando il Settecento sta ormai volgendo al termine. Il Settecento era stato il secolo dell'illuminismo e degli esperimenti scientifici. Per la musica era stato il secolo di Vivaldi, Handel, Haydn, Bach, Mozart. E per la pittura il Canaletto, il Tiepolo e Jacques-Louis David. E quando nasce Paganini, Goya ha 36 anni e il Canova 25. E proprio nell'anno in cui nasce Paganini è nel pieno del lavoro di una delle sue sculture manifesto, ovvero il Teseo che siede sul Minotauro. E il Settecento è stato anche il secolo delle rivoluzioni, quella americana, con la guerra di indipendenza, quella industriale e quella francese, importantissima, che si svolge quando Paganini ha tra i 7 e i 17 anni. Ma Paganini naturalmente la maggior parte della sua vita la vive poi nell'Ottocento e infatti diventa a tutti gli effetti una figura romantica nel senso storico del termine. Infatti quando arriva il 1800 Paganini ha 18 anni e da lì diventerà un simbolo proprio del romanticismo. Ma chi era quindi Niccolò Paganini? Paganini era il figlio di Antonio Paganini e Teresa Bocciardo. E Paganini aveva anche fratelli e sorelle, ma anche qui non c'è chiarezza tra le fonti. Infatti, qualcuno riporta che fosse il terzogenito, mentre qualcuno riporta che fosse il quarto. Facendo fede alla Treccani, Paganini sarebbe il terzogenito perché? Il primo figlio è stato Carlo nel 1778, nato nel 1778 e questo è sicuro. Poi ci sarebbe Biagio, nato nell'80, poi Niccolò Paganini dell'82, poi Angela dell'84, Nicoletta dell'86 e Domenica dell'88. Quindi, facendo fede alla Treccani, Niccolò Paganini era il terzogenito. Quello che è certo comunque è che la famiglia Paganini fosse discretamente numerosa. E il padre Antonio era un mandolinista dilettante e si fissò, a quanto pare, di avere un bambino prodigio, ovvero Niccolò, che venne avviato proprio da suo padre allo studio del mandolino e del violino fin da piccolissimo. E c'è da sapere che anche il primogenito, il fratello Carlo, è stato poi un violinista in vita, quindi probabilmente anche Carlo fu educato alla musica proprio dal padre. Ma Niccolò
per qualche ragione evidentemente riusciva ancora meglio del fratello Carlo e questo portò, a quanto pare, a quanto dicono le fonti, portò suo padre Antonio a volere a tutti i costi il bambino prodigio. E a questo punto quindi il padre Antonio cominciò ad applicare sul figlioletto una disciplina rigidissima. Addirittura alcune fonti parlano di veri e propri abusi. Ovviamente noi non possiamo avere la certezza di che cosa fece il padre di Paganini. Quello che però sappiamo è che lo costrinse davvero a studiare a livelli estremi, in modo da ottenere il bambino prodigio. E perché possiamo ragionevolmente pensare che suo padre lo costrinse davvero a uno studio estremo fin da piccolissimo? Per via della fisiologia di Paganini, di cui parliamo in modo approfondito tra poco. Ma in cosa consisteva questa educazione così rigida per ottenere il bambino prodigio? Beh, noi sappiamo che suo padre fu per l'appunto il suo primo insegnante e a quanto pare era un insegnante estremamente severo e intransigente. E secondo alcune fonti arrivava a rinchiudere il piccolo Niccolò anche 12 ore nella sua stanza, costringendolo a studiare costantemente il violino. Noi non sappiamo se ci fossero oppure no anche delle punizioni fisiche, ma quello che traspare dalle fonti è che è vero che il padre costringesse questo bambino a uno studio costante e smodato. E con questo sistema, naturalmente, Niccolò divenne un bambino prodigio, però ne pagò anche le conseguenze. E probabilmente fu per questo, o anche per questo, che non fu mai legato a suo padre, tanto che quando nel 1817 suo padre morì, Paganini aveva 35 anni, età vera, e non ne soffrì praticamente, anzi lui stesso, Niccolò, disse: «Quando finalmente fui padrone di me stesso», e qui si riferisce alla morte del padre, «mi buttai a capofitto nei piaceri della vita e li bevi a grandi sorsate». Ma la musica non è stata l'unica compagna di vita di Paganini, lo è stata anche la medicina. E nel corso della sua vita vedremo quanto male gli ha fatto la medicina. Sta di fatto che, come Paganini fu legato fin da subito, fin da bambino piccolo, alla musica, così fu legato anche alla medicina, o meglio in questo caso alla malattia. Il primo brutto colpo alla sua salute, infatti, Paganini lo ebbe all'età di 6 anni, quando venne colpito da morbillo e ne morì. O meglio, così sembrava, a tal punto che, a quanto dice la storia, venne dichiarato morto, avvolto nel sudario e cominciò il rito funebre. Se non fosse che durante il rito funebre sua mamma, che gli era vicino, si accorse che il bambino muoveva leggermente una manina, un piedino, e allora la mamma fermò tutto e il bambino era vivo. Quindi la mamma di Paganini l'ha salvato da una sepoltura da vivo, praticamente. Nella famiglia Paganini, però, a quanto pare una vittima del morbillo vi fu davvero e parrebbe fosse Angela. Quello che riportano molte fonti, però, è che Paganini, anche se di morbillo non morì, ne pagò comunque conseguenze a lungo termine e alcuni parlano di encefalite. Non siamo sicuri, non è neanche molto chiaro che cosa eventualmente questo morbillo o questa encefalite post-morbillo gli avesse potuto causare, ma è possibile che gli abbia dato poi dei problemi a lungo termine. Nella famiglia Paganini abbiamo quindi una situazione tale per cui Niccolò non è praticamente per nulla legato a suo padre,
ma al contrario è molto legato ai suoi fratelli e alle sue sorelle che aiuterà per tutta la vita, in qualunque modo, soprattutto a livello economico, e più di tutto è legato a sua mamma. Paganini infatti per tutta la vita restò per quanto possibile accanto a sua mamma, la aiutò in tutti i modi possibili e la presentava elevandola di status sociale e addirittura attribuendole un sogno premonitore dato per grazia divina. Per quanto riguarda lo status sociale, Paganini diceva che fosse sua mamma a essere una dilettante di musica e non suo padre, regalando quindi alla madre un'educazione borghese che in realtà la donna non aveva, anzi, a quanto pare Teresa era analfabeta. Mentre per quanto riguarda la profezia, Paganini andava dicendo che sua mamma, quando era incinta di lui, ricevette la visita di un angelo di Dio o di Gesù, dipende dalle versioni. E costui le disse: chiedi tutto ciò che vuoi perché Dio vuole darti una grazia. E Teresa allora chiese che il figlio che portava in grembo, cioè Niccolò, diventasse il più grande violinista di tutti i tempi. Grazia ricevuta. E a supporto di questo suo racconto, Paganini portava una lettera della madre che però a quanto pare era analfabeta. Tant'è, lo stralcio della lettera in cui presumibilmente sua madre parla di questo dice così: il sogno si è verificato. Quello che Dio mi disse è succeduto. Il vostro nome è grande e l'arte va procurato con l'aiuto di Dio un comodo stato. Amato e stimato dai vostri concittadini, fra le mie braccia e fra quelle dei vostri amici godrete del riposo che la vostra salute addimanda. E il perché la sua salute domanda riposo lo vedremo a breve. Insomma, sta di fatto che lo stralcio di questa lettera, o presunta lettera, Paganini la portava proprio come prova di questa premonizione, di questa grazia divina che lo riguardava e che riguardava anche sua mamma, a tal punto che obbligò il suo primo biografo a inserire questo stralcio di lettera nella sua biografia, cioè nella biografia di Paganini che questo biografo stava scrivendo. Parentesi, questa prima biografia, scritta da Julius Schottky, è del 1830, quando Paganini era in tournée e quando nel 30 Schumann lo vede per la prima volta. Tuttavia, anche se queste informazioni sembrano tante, in realtà non ci dicono niente sull'infanzia di Paganini. Infatti abbiamo fatto tanti collegamenti già a un Paganini adulto, ma sulla vera e propria infanzia di Paganini non sappiamo praticamente niente di che. E, anche se sembra strano, anche a livello musicale non sappiamo un granché di Paganini, soprattutto durante gli anni giovanili. Sappiamo, certo, che già da bambino faceva concerti a 8, 9, 10, 11 anni, ma non sappiamo un granché del tipo di repertorio che portava e soprattutto non sappiamo praticamente niente riguardo ai suoi studi musicali, perché è vero, suo padre è stato il suo primo maestro, però suo padre era un dilettante, quindi a un certo punto si sarà dovuto fermare e avrà dovuto passare il ragazzo a un insegnante più qualificato. Ma non sappiamo quasi niente dei suoi successivi insegnanti e questa cosa ha alimentato molto la leggenda che Paganini fosse un autodidatta perché avesse un talento spettacolare, ma in realtà no, gli insegnanti evidentemente li ha avuti, solo che sono stati tenuti nascosti e anche poi lui da adulto terrà nascosta questa cosa, proprio per alimentare la leggenda. Tuttavia, anche se questa cosa viene tenuta nascosta, ogni tanto saltano fuori insegnanti qua e là. Infatti sappiamo che a quanto pare
Il primo o uno dei primi maestri subito dopo suo padre fu un tale Servetto o Cervetto, insegnante a Genova. Poi sappiamo che Paganini fece lezione con Giacomo Costa, poi con Francesco Gnecco e infine sappiamo anche che tra il 1795 e il 96 studiò a Parma. Però anche qui c'è da dire una cosa, non si sa per quanto tempo Paganini ha studiato con questi maestri, perché lui diceva che aveva preso solo qualche lezione, perché lui prende qualche lezione e poi a posto non ha più bisogno di niente. Quindi noi in realtà non sappiamo per quanto tempo Paganini ha studiato con questi maestri, se ci sono stati, come è probabile, altri maestri, per quanto tempo ha frequentato, se magari aveva più maestri contemporaneamente, perché lui fin da subito aveva capito che alimentando il mito avrebbe avuto delle chance in più. Ed è una cosa che, lo vediamo adesso, farà per tutta la vita. Lui per tutta la vita continuerà a dire che non è vero, che lui studiava pochissimo, poi non gli credeva nessuno perché la gente lo vedeva per tutta la vita studiare ore al giorno sul violino, ma lui diceva che non era vero, quindi è tutto molto fumoso. Abbiamo qualche nome di insegnante, qualche insegnante da cui lui ha preso qualche lezione così sporadica, 3-4 lezioni, 2 mesi e poi non aveva più bisogno. Però in realtà Paganini per tutta la vita ha studiato tantissimo e ha lavorato tantissimo sul violino per poter essere chi era. E tra l'altro qui c'è una piccola curiosità in riguardo al periodo di studio che Paganini ebbe a Parma tra il 1795 e il 96, che ci andò grazie, tra virgolette, a una borsa di studio. Non era una vera borsa di studio, ma era una colletta dei suoi concittadini. Infatti lui nel 95 fece un concerto. Aveva 13 anni, ma veniva detto che ne avesse 11, aveva fatto un concerto nel quale aveva espressamente chiesto ai suoi concittadini di aiutarlo economicamente per poter andare a studiare a Parma e avvenne proprio così. E così un giovanissimo Paganini si trasferisce a Parma, aiutato anche dalle conoscenze di suo padre che ovviamente spingeva per la carriera. A Parma Niccolò si ammala di polmonite, viene curato col salasso, bene ma non benissimo, però si riprende e a quanto pare durante questa convalescenza studiava 10-12 ore al giorno il violino. Sta di fatto che a Parma Paganini va da alcuni insegnanti, tra cui Alessandro Rolla. Alessandro Rolla era un violinista e violista tra i più quotati al tempo, anche come insegnante. E a quanto pare, così racconta Paganini, quando lui Paganini, arrivò da Rolla, Rolla lo sentì suonare e gli disse: «Io non posso insegnarti nulla, in nome di Dio, va da Paer, qui non faresti che perder tempo». Ferdinando Paer era un insegnante di composizione e quindi questa affermazione di Rolla vorrebbe dire che Paganini, pur avendo 13 anni, era un violinista così perfetto che un grandissimo come Rolla non aveva più nulla da insegnargli e quindi, guarda, l'unica cosa che puoi fare, vai a fare composizione. Ora, chiaramente questi sono poi racconti riportati da Paganini stesso, quindi è difficile sapere dove inizia la verità, dove finisce la verità, dove inizia il mito. Però in effetti Paganini studiò anche presso Ferdinando Paer. E qui c'è da dire una curiosità su Alessandro Rolla. All'epoca Rolla insegnava al Conservatorio di Milano. Oggi il Conservatorio di Milano si chiama Giuseppe Verdi, Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ma all'epoca no. No, perché Giuseppe Verdi era un ragazzo di 18-19 anni che nel 1832 si presenta e fa l'esame di ammissione al Conservatorio di Milano. Esame che boccia. Ora io non ricordo se nella commissione che bocciò Verdi ci fosse anche Alessandro Rolla, ma mi pare di sì.
Non so se Rolla avesse votato a favore o contro Giuseppe Verdi, ma mi pare che fosse proprio nella commissione. Sta di fatto che la commissione bocciò Giuseppe Verdi dicendo che non poteva entrare in conservatorio perché, cheat, inetto alla musica. No, niente, gli hanno intitolato il conservatorio, oggi il conservatorio si chiama Giuseppe Verdi. Ma tornando a Paganini, quindi Paganini quando è a Parma studia probabilmente con Rolla, sicuramente con Paer, se studia anche con qualcun altro non è noto, e a questo punto comincia, quindi tra i 13 e i 14 anni, la sua effettiva carriera da virtuoso e viene, per così dire, lanciato nella carriera proprio alla corte dei duchi Ferdinando e Maria Amalia, ovvero i duchi di Parma. E proprio in questo periodo sembra che Paganini abbia vinto il suo famoso violino, quello che lo accompagnerà per tutta la vita. O meglio, anche in questo caso ci sono più versioni della storia. La prima versione dice che Paganini abbia vinto questo violino per una scommessa. Infatti Paganini e il proprietario originale del violino avevano fatto una scommessa che implicava leggere un concerto a prima vista. E qui forse bisogna fare un piccolo inciso su che cosa significa leggere a prima vista in musica. Bisogna tenere conto che quando i musicisti vanno in concerto non leggono mai a prima vista, neanche se hanno la parte davanti. Quella parte in realtà è studiata, strastudiata, ultrastudiata ed è lì un po' come promemoria, soprattutto la parte si utilizza quando si suona in gruppo o in orchestra, mentre è più frequente vedere il solista che suona a memoria, ma non è neanche detto, a volte ci sono solisti anche molto famosi che suonano con la parte. Ma detto questo, il punto è che anche avendo la parte davanti, in realtà quella parte il musicista la conosce benissimo e la tiene lì un po' come promemoria perché i brani sono veramente tanto difficili. E leggere a prima vista vuol dire prendere un brano mai visto prima, mettersi allo strumento e suonarlo. È una cosa difficilissima che anche i musicisti più esperti fanno, ma non faranno mai a livello concertistico. Per spiegarmi, se io prendo una partitura, una parte, e mi metto a leggerla, la leggo, ovvero la abbozzo, ma non farò mai un'esecuzione da concerto, perché per arrivare all'esecuzione da concerto devo studiare molto e c'è anche tutta la parte tecnica, c'è la parte espressiva, c'è tanta roba. Quindi la lettura a prima vista è qualcosa di molto difficile ed è questo il senso della scommessa. Io ti do un concerto e ti sfido a leggerlo a prima vista, cioè ti sfido che ti metto la parte davanti e vai, suona, meglio fai e meglio è. E questo era proprio il senso della scommessa tra Paganini e questo proprietario originale del violino, secondo questa versione della storia. E secondo questa versione della storia, Paganini ovviamente vinse a mani basse la scommessa e quindi vinse il violino, che era un Guarneri e che Paganini soprannominò il cannone per via della sua potenza sonora. La seconda versione dice invece che Paganini abbia ricevuto questo violino come un dono da un ammiratore, probabilmente nel 1802. E la terza versione, infine, dice che Paganini era originariamente il proprietario di un violino gemello del cannone, sempre un altro Guarneri, che però perse durante una scommessa o comunque perse al gioco e a quel punto un ammiratore gli regalò il cannone, quindi il Guarneri che poi lui terrà con sé tutta la vita. Insomma, questa terza versione è un po' un mix tra le altre due. Sia come sia, comunque, Paganini ebbe con sé per tutta la vita proprio questo violino, questo Guarneri che lui chiamava il cannone. E fu Paganini stesso a desiderare che dopo la sua morte il cannone tornasse a Genova. E così è stato. Infatti, a tutt'oggi
Il violino di Paganini è custodito presso i musei di Strada Nuova e precisamente in Palazzo Tursi, proprio a Genova. Insomma, come si è potuto vedere fin qui, già ora la vita di Paganini è piena di misteri, miti, leggende, si dice che però forse è così, questo non si sa, quello non si sa, coltri di fumo sparse qui e là. E in tutto questo c'è un ulteriore buco, ovvero quello che sta tra il 1796 e il 1800. In quel periodo Paganini si ferma dal dare concerti e non si sa esattamente cosa faccia. In questo periodo che va dal 96 al 1800 Paganini ha tra i 14 e i 18 anni. E che cosa fa? Probabilmente prende lezioni. È vero che questo è un periodo difficile a livello politico perché è la piena rivoluzione francese e chiaramente si sente un po' dappertutto, però è molto probabile che in questi anni Paganini si dedichi fortemente allo studio e non solo del violino, ma anche della chitarra, perché Paganini è stato anche un virtuoso della chitarra. Tuttavia, anche in questo periodo di vuoto di notizie, c'è una testimonianza di Paganini stesso che dice che nel 1800 aveva dovuto affrontare un concerto nel quale era assente l'orchestra. Cioè, ci doveva essere l'orchestra, ma quando è arrivato lui dice che l'orchestra non c'era e quindi Paganini cosa ha fatto? Niente, ha fatto tutto da solo, quindi in sostanza lui dice di aver affrontato mirabilmente questa situazione con ben 3 ore di concerto solistico. Ora, se questa cosa sia più o meno vera o sia completamente così, non lo sappiamo di preciso, però quello che sappiamo è che nel dicembre del 1800 Paganini tenne effettivamente 2 concerti a Modena e questo lo sappiamo perché abbiamo i programmi dei concerti. E alcuni di questi brani erano acrobatici, ovviamente perché lui era un virtuoso, poi c'erano altri brani e c'erano poi dei brani nei quali si imitavano i canti degli uccelli. E questa cosa è interessante e importante perché Paganini era famoso anche perché lui con il suo violino imitava cose. Lui imitava il canto degli uccelli, imitava i versi degli animali, imitava suoni della natura e imitava anche altri strumenti. E questa cosa di imitare i versi degli animali diede particolarmente scandalo nel 1801. Paganini era arrivato a Lucca e verso la metà di dicembre e per la festa della Santa Croce e era stato indetto un bando che invitava i musicisti a esibirsi durante la messa dopo il Kyrie e così effettivamente è avvenuto. Il punto è che quando è toccato a Paganini, lui è salito e ha cominciato a suonare questi brani in cui imitava cose, imitava animali, imitava versi, imitava... E questa cosa diede scandalo incredibile nel pubblico perché ovviamente uno era una cosa mai sentita prima o quasi e due il pubblico si spaccò tra i conservatori che dicevano ma questa cosa non si può vedere, è uno schifo, che mancanza di rispetto, nella messa non si può sentire, cioè va bene la musica ma non si può sentire questa roba e invece l'altra parte del pubblico che erano tra virgolette progressisti se così vogliamo, ma che invece erano contenti di questa cosa ed erano molto contenti che ci fosse stata questa sorta di profanazione, diciamo così. E quindi in un certo senso questa caratteristica anche che rese famoso Paganini di imitare i versi e gli altri strumenti era anche qualcosa che lo rese famoso proprio perché ovviamente era divisivo per quanto riguardava il pubblico. Sia come sia comunque, dopo questo numero diventò il primo violino dell'orchestra lucchese. E proprio in questo periodo comincia la vita sentimentale di Paganini. Infatti, a questo punto Paganini ha circa 19 anni, conosce la famiglia Bucchianeri e nella famiglia Bucchianeri conosce Eleonora, della quale si innamora e alla quale dedica dei pezzi di violino e di chitarra. Ma come detto, la vita sentimentale di Paganini... Infatti con Eleonora
sarà un nulla di fatto e da questo momento cominceranno a entrare nella vita di Paganini diverse donne, ognuna con la sua storia e ognuna che apporterà qualche cambiamento nella vita di Paganini. E una, forse la prima di queste, fu Elisa Baciocchi. Costei era una nobile che dominava la scena lucchese e che si chiamava Baciocchi perché aveva sposato Felice Baciocchi, ma lei in realtà era la sorella di Napoleone Bonaparte. Ed Elisa Baciocchi nominò Paganini secondo violino del complesso cittadino, il primo violino era un'altra persona, lo nominò insegnante del duca Felice, cioè di suo marito, lo nominò capitano d'onore delle guardie e lo nominò virtuoso da camera. E qui si possono lasciare stare le battute, perché il virtuoso da camera... Allora, il virtuoso da camera è in sostanza il primo musicista nei complessi da camera. I complessi da camera sono i complessi che vanno dal duo all'ottetto. Di più si comincia a parlare di ensemble o addirittura poi di orchestra quando ci sono tanti elementi, però quando i gruppi sono piccoli si parla di musica da camera e quindi Elisa Baciocchi nominò Paganini virtuoso da camera in quel senso. Però il punto è che le battute si sprecano perché Elisa Baciocchi se lo prese anche come amante. Elisa era una mecenate, lei si circondava di intellettuali, artisti, musicisti, però per Paganini aveva una predilezione che andava ben oltre l'interesse artistico e in realtà la relazione tra i due rimase per sempre segreta, in sostanza fino al 1931, perché nessuno aveva mai saputo di questa relazione, tranne Achille, il figlio di Paganini. Sì, Paganini avrà un figlio, lo vediamo a breve. Achille sapeva di questo e Achille a sua volta lo raccontò al suo figlio Attila, che poi appunto nel 31 questo Attila, nipote di Niccolò Paganini, decise di rendere pubblica in sostanza questa storia tramite un giornalista. Elisa era una donna dal carattere estremamente forte, molto volitiva e anche molto dominante. È capitato più volte che Paganini scegliesse, tra virgolette, donne dal carattere particolarmente forte o particolarmente dominante. E pare che nel mentre della relazione con Elisa, Paganini ebbe anche un'altra relazione con un'altra donna di cui però non si sa praticamente nulla. E però si sa che per quest'altra donna Paganini scrisse una scena amorosa che si svolgeva tutta utilizzando la prima e la quarta corda del violino, cioè la più acuta e la più grave, che dovevano impersonare rispettivamente Venere e Adone. E questo perché secondo il mito Venere e Adone erano amanti e dipenderebbe da loro l'alternarsi delle stagioni, però adesso non entriamo nel mito. Sia come sia, comunque insomma Paganini scrive questa scena amorosa sul violino per questa donna e scrive poi in una lettera, scrive Paganini: questa scena fece fortuna, non vi parlo delle occhiate che la dama dei miei pensieri lasciò cadere sopra di me. Però a questo punto rientra in scena Elisa, che l'aveva vista questa cosa, aveva capito tutto, e quindi rientra in scena lei. Rientra in scena Elisa che gli dice: ma che bravo, che hai fatto, che hai composto un brano solo su 2 corde? Ma di sicuro non sarai mica in grado di comporne uno su una sola corda. Sfida lanciata ovviamente. E infatti per il compleanno di Napoleone del 1807 Paganini presenta la Sonata Napoleone, detta anche sonata sulla quarta corda. A questa altezza Paganini ha 25 anni, quindi per l'epoca è un uomo fatto, e presenta questa sua sonata tutta e unicamente fatta sulla quarta corda del violino. E qui c'è da mostrare una cosa per dire una curiosità su Paganini.
Allora, la quarta corda del violino è questa, è quella più grave. Ora, questo violino non è accordato, infatti ha le corde particolarmente lasse perché purtroppo i piroli non tengono più. Devo andare a farlo sistemare, non importa, tanto non ci serve sentirne il suono. Sta di fatto comunque che le corde del violino sono quattro per l'appunto e sono accordate per quinte, sol, re, la, mi, quarta, terza, seconda e prima corda. Ora, Paganini ha utilizzato per la sonata Napoleone solo la quarta, cioè solo il sol, però l'ha iperaccordato, se così vogliamo, cioè l'ha alzato di nota. Adesso mi spiego meglio. Il violino, come tutti gli strumenti ad arco, funziona che le corde vengono tese fino a ottenere un suono specifico. Appunto, nel caso del violino, la quarta corda viene tesa fino a ottenere un sol 2 per la precisione, 2 nella numerazione europea, cioè il sol sotto il do centrale, poi un re, poi un la e infine un mi, anzi in inizio un mi perché sarebbe la prima corda. Questo significa che una volta che io ho tirato la corda fino a ottenere quel suono, se io vado a suonare, ora non lo faccio perché il violino non tiene più la cordatura, se io vado a suonare ottengo quel suono, cioè io ottengo quel suono suonando ma senza toccare la corda. Si dice suonare in corda vuota, cioè in pratica se io faccio, se io faccio vibrare la corda senza toccarla, si dice suonare in corda vuota. Come fare a questo punto a ottenere le altre note? Si mette praticamente un nodo sulla corda, ovvero si mette il dito. Se la corda vuota suona così, se io metto un dito suona più acuta. E così via, posso andare fino a qui. Ok? Quindi vuole dire che io su ogni corda posso ottenere come suono più grave quello dell'accordatura della corda stessa e poi tutti i suoni acuti che mi permette il manico del violino. Che cosa ha fatto Paganini però? Ora, che cosa faceva Paganini? Paganini andava sulla corda del violino e la tirava fino a ottenere molto di più di quello che sarebbe la nota richiesta dalla accordatura base del violino. Per esempio, sulla quarta dovresti accordare un sol. Lui tirava di più, perché più la tiri e più il suono sale, quindi lui tirava di più fino a ottenere un si oppure un si bemolle, a seconda di quello che gli serviva. E di conseguenza spostava il range di note fattibili sulla corda stessa. E in questo modo lui è riuscito proprio a comporre, diciamo, e a decidere di suonare addirittura un'intera suonata proprio sulla quarta corda, che nel caso specifico è questa, cioè il sol, quello che doveva essere il sol nell'accordatura base del violino. Tuttavia, questo periodo di fasti lucchesi a un certo punto finì. Infatti Elisa e Felice erano diventati granduchi di Toscana e si trasferirono a Palazzo Pitti. A quel punto il circolo lucchese praticamente non esisteva più e Paganini si trovò, non vorrei dire che si trovò su una strada, però si ritrovò per così dire a vagabondare di nuovo. Tra i suoi vagabondaggi andò a Torino, dove c'era l'altra sorella di Napoleone, Paolina Borghese perché aveva sposato Camillo Borghese, che tra l'altro è la protagonista della scultura del Canova, Paolina come Venere vincitrice, una scultura famosissima. Poi Paganini andò a Roma, andò a Ferrara dove si rese protagonista di un aneddoto perché praticamente stava sul palco a suonare e sul palco in serata c'era anche una danzatrice e qualcuno dal pubblico fischiò a questa danzatrice, al che Paganini prese il violino e fece il raglio dell'asino indirizzandolo a quello che aveva fischiato. Ma fu a Livorno che il mito di Paganini venne definitivamente consacrato.
Infatti Paganini aveva un concerto quella sera. Il problema è che poco prima si era ferito a un piede. Camminando aveva messo il piede sopra un chiodo e si era fatto molto male. E infatti zoppicava, faceva fatica a tenersi dritto. Quando è stato il momento di fare il concerto è salito sul palco, ma appunto per via del piede ferito barcollava e già quando entrò zoppicando il pubblico cominciò a ridere, un po' il pubblico di quei tempi. Insomma, la gente cominciò a ridere e lui malfermo inciampò nel leggio, rovesciò la musica, rovesciò le candele. A quel punto il pubblico stava già ridendo, qualcuno stava anche già fischiando. E sfortuna in più, quando Paganini cominciò a suonare, gli si ruppe la prima corda, cioè quella acuta. E lì il pubblico ovviamente grasse risate, che si zittirono immediatamente quando Paganini, continuando a suonare, portò a termine tutto il concerto usando solo le altre 3 corde del violino. Alla fine ci fu l'ovazione e il mito di Paganini era consacrato. E Paganini a quel punto era lanciato. Il 29 ottobre del 13, quando aveva 31 anni, quindi per l'epoca neanche così pochi, suonò alla Scala. E questa fu la critica che venne scritta in merito al suo concerto dal corrispondente della Gazzetta Musicale di Lipsia. Il signor Paganini è senza dubbio il primo e il più grande violinista del mondo. Egli adopera certi passaggi, salti, tasti doppi che non si sono sentiti ancora da parte di alcun esecutore. Suona nelle posizioni più difficili a 2, 3 e 4 voci. Imita molti strumenti a fiato. Fa sentire nei toni più acuti la scala cromatica vicino al ponticello, così pura che sembra impossibile. Coglie a meraviglia i tratti più difficili sopra una corda sola e, per gioco, pizzica contemporaneamente al basso, in maniera tale che ci si persuaderebbe di ascoltare diversi strumenti. Insomma, per quanto riguarda la tecnica, anche a parere del Rolla e di altri uomini rinomati, è uno dei più grandi esecutori che esistano al mondo. Dico per la tecnica, dato che per il semplice, il sentimentale e il bello nel suonare vi saranno molti uguali a lui e anche spesso superiori, ad esempio Rolla. Se Paganini abbia fatto furore, potete facilmente immaginarlo. Alcuni appassionati di musica osservano però, con ragione, che egli non ha suonato il concerto di Kreutzer secondo la stesura del compositore. Anzi, in certi momenti il concerto era irriconoscibile. Viceversa, le sue variazioni sulla corda di Sol, le ha ripetute dopo forti richieste di bis, hanno meravigliato tutti, perché non si era mai udito nulla di simile. Infatti, l'artista unico nel suo genere non ha accontentato il pubblico con un solo concerto e perciò, nello spazio di 6 settimane, ne ha dati 11, in parte al Teatro alla Scala, in parte al Teatro Carcano. Applausi particolari ebbero le sue variazioni intitolate Le streghe. Le variazioni Le streghe Paganini le aveva composte sulla base del tema dell'oboe che stava in un balletto. Praticamente c'era questo balletto che si intitolava Il Noce di Benevento e che quindi evidentemente fa riferimento alle streghe di Benevento. E in questo balletto a un certo punto entrava l'oboe con questo tema che annunciava l'ingresso delle streghe. Paganini prende questo tema e ci fa sopra le sue variazioni. E qualcuno dice che forse è stato a questo punto che Paganini ha cominciato a legarsi all'idea, nella mente del pubblico, del patto col diavolo. Ora, c'è da dire una cosa. Il fatto di legare il violino, i violinisti, a forze soprannaturali, a patti satanici o cose del genere non è nuova. Basti pensare a Giuseppe Tartini, che compose il Trillo del Diavolo dicendo di aver sognato il diavolo che gli aveva mostrato come fare. Quindi questo legame non è nuovo, non risale a Paganini. E il punto ora è, può essere stato davvero che per via di aver composto le variazioni Le streghe, allora il pubblico abbia cominciato a collegare Paganini a forze soprannaturali? Ma
Probabilmente no. No, perché se pensiamo che questo tema arrivava dal balletto sulle streghe di Benevento, no, non particolarmente. In realtà è molto più probabile che quello che aveva collegato, che aveva fatto collegare Paganini alle forze soprannaturali erano la sua tecnica inarrivabile, come anche ha fatto notare il corrispondente del giornale, e il suo aspetto fisico. E c'è anche da dire che Paganini aveva, non vorrei dire che avesse un caratteraccio, perché non era vero, alla fine era una persona buona, però aveva certi comportamenti. Per esempio c'è un aneddoto che racconta di quando era venuto a suonare un violinista di nome Charles-Philippe Lafont. Paganini l'aveva sentito e aveva cominciato a dire: ma sì, è bravo, ma beh, niente di che, ma non sorprende, beh, insomma. L'altro l'ha sentito, ce l'ha avuta un po' a male e allora, come dire, ha sfidato Paganini. Allora questi due si sono trovati sul palco per sfidarsi a colpi di violino. E ora, come tutte le sfide tra gentiluomini, comunque dovrebbero avere, come dire, un certo galateo. Allora questi sono sul palco e la Font gli dice al collega, dice a Paganini: ti do il la? Dare il la, si dice dare il la per dare l'accordatura. Il la è la nota di riferimento, io faccio sentire come suona il la, tu lo prendi uguale, poi su quella base ti accordi lo strumento. Insomma, la Font gli dice: ti do il la? Paganini lo guarda, gli gira la schiena, si mette ad accordare il violino, tutto di nascosto, tutto ingrugnito per non fargli vedere quello che faceva. Poi si gira, cominciano a suonare, quello suona e Paganini lo imita. Quello ancora suona e Paganini lo imita e vanno avanti così fino a quando arrivano alla cadenza, che è praticamente, sia anche per i cantanti, anche per i violinisti, la cadenza è il momento virtuosistico, fino a quando quindi arrivano alla cadenza e a quel punto Paganini smette di imitarlo e lo lascia lì, gli dà la polvere, perché ovviamente parte con i suoi virtuosismi e lascia l'altro così. E ovviamente in questa sfida la vince, però in sostanza la vince prendendo per i fondelli il collega. Quindi ecco, Paganini anche aveva un carattere un po' fatto a modo suo. E comunque Paganini era anche una persona che sapeva prendersi con ironia. Infatti c'è un aneddoto, lo sappiamo da una penna famosa, adesso lo dico, c'è un aneddoto riguardante il carnevale del 1821, quando Paganini e Gioacchino Rossini, perché erano amici questi due, si sono vestiti da donna e andavano in giro per le strade di Roma cantando, suonando, facendo casino, bussando alle porte. E la penna famosa che ce ne parla è niente meno che Massimo d'Azeglio, che scrive: Rossini ampliò con molto gusto le sue già abbondanti forme con viluppi di stoffa ed era una cosa disumana. Paganini poi, secco come un uscio, con quel viso che pareva il manico del violino, vestito da donna, compariva secco e sgroppato il doppio. E in tutto questo comunque nel 1820 Paganini aveva pubblicato i suoi Capricci, che sono praticamente forse la sua opera più famosa. Ma se da una parte Paganini aveva, ormai si può dire, una carriera sfolgorante, d'altra parte era veramente sfortunato in amore. Le sue relazioni amorose si sono susseguite e sono andate praticamente tutte male. A causa di una relazione amorosa Paganini si è anche fatto il carcere. Paganini si fece infatti 10 giorni di carcere nel giugno del 1815 proprio per via di una relazione amorosa. Infatti l'anno prima, nel 14, lui aveva 32 anni e si innamorò di una ragazza di 20 e questi due decisero di scappare insieme. E a quel punto lei rimase incinta di Paganini. Il problema è che quando il padre di lei venne a sapere questa cosa non fu per niente contento e a quel punto accusò Paganini di rapimento. Paganini quindi si
accordò con quest'uomo per pagargli una penale, se così si vuole, e quest'uomo accettò. Il problema è che Paganini pagò la prima parte, ma poi cercò di non pagare la seconda, al che il padre lo fece rinchiudere in carcere. Così Paganini si trovò a dover pagare anche la seconda parte di quanto pattuito, addirittura con un sovrapprezzo, e in più si fece pure il carcere. E questa donna, che si chiamava Angelina Cavanna, è la mamma quindi del figlio di Paganini, cioè di Achille? La risposta è no. No, perché questo bambino o bambina, non si sa, morì poco dopo la nascita e lei e Paganini non si videro più. Ma, ironia della sorte, questa donna sposò poi un Giovanni Battista Paganini, omonimo di Niccolò, ma non parente. E da qui sì, dal carcere, sì, che cominciarono davvero le dicerie sul suo patto col diavolo, perché cominciarono a girare storie di cose molto losche, di omicidi, di cose strane, per cui Paganini era stato incarcerato e poi aveva passato questa lunga detenzione suonando il violino ed era arrivato il diavolo in persona a impartirgli lezioni. Queste dicerie si fecero così pesanti che lui si trovò costretto a smentirle pubblicamente. E il problema è che non ottenne praticamente quasi nessun effetto. La gente cominciò e continuò a dire che Paganini era in contatto con le forze soprannaturali. E questa cosa, in un certo senso, cominciò a rovinargli la vita. Perché è vero, lui d'accordo aveva dato adito al mito del bambino prodigio, diceva che lui era dotato, quindi studiava poco, d'accordo, ma da lì a dire che fosse in combutta con le forze del male, insomma, ce ne passa. E invece no. La gente aveva cominciato a dire che lui aveva fatto il patto col diavolo, che lui in realtà era il violino demoniaco, eccetera. E questa cosa gli rovinò un poco la vita alla fine, perché una cosa Paganini voleva, al di là della carriera, tutto quanto, ma una cosa Paganini voleva. Paganini voleva una moglie e Paganini voleva dei figli. Questo era la cosa che lui voleva più di tutto, e più andrà avanti nella vita e più sarà la cosa primaria che lui voleva, che lui vorrà. Cosa che non otterrà praticamente mai, anche per via di queste dicerie che davano sul suo conto. Paganini voleva una famiglia a tal punto che, per esempio, in una lettera lui fantastica e scrive: «I miei giorni trascorrono beati e io vedrò me stesso dipinto nei figli miei». Lui questo voleva. Ora, Paganini piaceva alle donne? In realtà sì, e anche tanto. Ma si dice che Paganini fosse brutto. Allora, al di là che bisogna tutto vedere cosa significa brutto, perché una persona non è solo il suo aspetto fisico, qualunque esso sia, una persona è a tutto tondo, ma anche volendo solo guardare l'aspetto fisico è tutto da capire cosa vuol dire brutto, perché poi i gusti sono personali. Certo, Paganini non era una bellezza canonica, ma era un uomo molto affascinante, infatti lui piaceva tantissimo alle donne e ne ha anche avute tante. Il problema è che lui piaceva, tra virgolette, nel modo sbagliato, ma sbagliato dal suo punto di vista. Infatti, per una persona che vuole moglie e figli, le scappatelle alla fine non sono proprio la cosa che più desidera. Però il problema è che era quello che otteneva, perché lui aveva molto fascino, aveva quest'aura misteriosa, aveva questo aspetto fisico molto particolare e quindi le donne con lui le donne erano molto attratte da lui, ma le donne con lui finivano per avere solo delle avventure, perché purtroppo per i canoni dell'epoca lui non era l'uomo da sposare. Dobbiamo infatti metterci nell'ottica della società dell'epoca, quando per una donna l'unico obiettivo di vita era il matrimonio, perché la società imponeva così. E siccome una donna doveva puntare tutto sul matrimonio, purtroppo l'amore c'era, ma come dire, era un po' l'ultimo della lista,
perché una donna si trovava a dover sposarsi per potersi sostentare. Ora, è chiaro che in condizioni del genere le persone, ma le famiglie stesse, cioè erano le famiglie stesse a obbligare le figlie a prendere determinati uomini e non altri, a dispetto del fatto che queste ragazze fossero o meno innamorate. Le stesse famiglie obbligavano le donne ad accasarsi con uomini che erano ricchi, che avevano una buona posizione sociale, che contavano nella società e così via. Il maschilismo fa male a tutti, il maschilismo fa male anche agli uomini. E Paganini non era il caso. Non era il caso perché, al di là del fatto che lui era una buonissima persona, ma comunque aveva un carattere un po' difficile, era una persona insicura, era discontinuo, era un po' così, un po' umorale, ma poi aveva questo alone che lo seguiva, appunto queste dicerie del patto col diavolo. Ora, quale famiglia farebbe sposare la propria figlia a un uomo che magari ha fatto il patto col diavolo? Nessuno, ovviamente. Quindi il problema è che le donne da lui erano anche attratte, ma poi socialmente non potevano sposarselo. E quindi Paganini non è mai riuscito a ottenere l'unica cosa che voleva, cioè una famiglia. Una sola volta Paganini sfiorò il matrimonio e fu nel 1821. Lui si era innamorato di questa ragazza di nome Carolina Banchieri ed erano lì lì per sposarsi davvero, tanto che Paganini richiese il suo certificato di nascita. All'inizio di questa storia, quando dicevamo che Paganini, nato nell'82, però si è sempre detto nato nell'84, dicevamo ma Paganini sapeva? Beh sì, almeno dal 21 sì, perché ha richiesto il certificato di nascita. Ecco, per questa ragione qua. Lui era lì lì per sposarsi, a tal punto che richiese il certificato di nascita, ma poi non se ne fece niente e in questo caso, a quanto pare, fu lui a scaricare la ragazza. Perché? Motivazioni ignote. Tuttavia, memore di quello che era accaduto con Angelina, quando il padre l'aveva fatto incarcerare per rapimento, quando non era affatto vero poi perché questi due ragazzi erano scappati insieme, memore di quel guaio, decise di pagare direttamente la ragazza, di pagarle un risarcimento e basta. E addirittura la lasciò da una contadina pagandola per far sì che questa contadina dicesse di essere stata la tutrice della ragazza dal momento in cui lei si era allontanata da casa. E questa cosa quindi venne messa via così. Poco dopo, però, intorno al 1822 o giù di lì, la data non è chiara, Paganini conosce una certa Antonia Bianchi, che a quanto pare era una cantante, e da lei Paganini avrà il figlio a cui verrà imposto il nome altisonante di Achille Ciro Alessandro. Paganini quindi finalmente ha una delle cose che desiderava di più, un figlio che tra l'altro gli somiglia moltissimo. Ma adesso Paganini vuole anche una moglie, Antonia. No, Antonia non è dell'opinione, anzi comincia a fargli ostruzionismo e arriva fino a dargli un ultimatum. Gli fa pagare una somma di denaro molto ingente per lasciargli il figlio. Paganini lo fa, dopodiché ovviamente si separa da questa donna, però ha suo figlio, un figlio che amerà moltissimo e che terrà con sé fino alla sua morte, nel senso per lui il figlio era l'unico ballume di questa famiglia che lui avrebbe tanto desiderato, lui amava tantissimo suo figlio. Ma il 1822 è un anno brutto per Paganini anche per qualcosa d'altro. È vero, in quel periodo gli era nato il figlio, quindi questa era per lui una gioia, ma lui avrebbe voluto la moglie e la moglie non ce l'ha avuta, quindi comunque era un brutto periodo.
Ma sarà ancora peggio, perché proprio nel 22 gli venne diagnosticata la sifilide, che non aveva. Ma allora perché gli è stata diagnosticata la sifilide? È il momento adesso di parlare dell'aspetto fisico di Paganini e della sua salute. E cominciamo dall'aspetto fisico di Paganini. Paganini è sempre stato descritto come qualcuno di soprannaturale e adesso vediamo il perché. Ma tra l'altro c'era una diceria che diceva che nessuno era in grado di ritrarre Paganini. Spoiler, non è vero, ovviamente. Esistono dei ritratti di Paganini e anche un falso daguerrotipo. Paganini viene descritto come un uomo alto o a volte mediamente alto e qui chiaramente bisogna entrare nell'ottica di che cosa poteva essere un uomo alto all'epoca, ma è anche vero che le persone alte, davvero alte, sono sempre esistite. Tuttavia, se qualcuno lo definisce alto, altri lo definiscono mediamente alto. Beh, insomma, Paganini era una persona mediamente alta. Ed era anche sottile, magro, pallido, con la pelle estremamente chiara, con i capelli neri, che alcuni descrivono arruffati e altri descrivono radi, con gli occhi scuri infossati e con il naso aquilino. La testa era leggermente grande rispetto al corpo e la spalla sinistra era più alta della destra e l'andamento era un po' particolare, un po' goffo e viene detto che dondolava le braccia mentre camminava e in generale aveva un aspetto macilento e malaticcio, tanto che un uomo che lo conobbe scrisse «si porta male». E chi scrisse che Paganini si porta male era un magistrato che lo conobbe e nel suo paragrafo datato 21 settembre 1824, è il paragrafo di una lettera, scrive: «Ieri ho fatto la conoscenza del signor Nicolò Paganini di Genova a casa di Messer Naldi. Ha l'aspetto malato, mediamente alto, si porta male. È anche molto sottile, pallido, di temperamento cupo. Ride un sacco e gli piace. La testa è troppo grande rispetto al corpo e ha un naso a becco. I capelli sono neri e lunghi, mai pettinati. La spalla sinistra è più alta della destra, probabilmente a causa del suo modo di suonare. Quando cammina, dondola le braccia. Abbiamo passato insieme un pomeriggio molto allegro. All'inizio avevo l'impressione che fosse un uomo misterioso, taciturno e scontroso, così mi era stato descritto. Invece è molto vivace e parla quasi ininterrottamente. Quando ride si dà delle pacche sulle spalle con le mani sottili. È davvero un uomo alla buona». Eh sì, infatti al magistrato avevano descritto Paganini come un tizio cupo, scontroso, insomma non un granché, e poi in realtà non era vero, Paganini era una persona molto buona e anche molto ironica. Ma, come detto, il suo aspetto fisico aveva fatto nascere nel pubblico, nella gente, questo gusto per il macabro. E infatti si può leggere un pezzo che scrisse un critico dopo un suo concerto. Il critico scrisse: «Sul palcoscenico della Komödienhaus di Amburgo apparve una figura scura che sembrava sorta dagli inferi. Era Paganini nel suo abito nero, la giacca nera e il panciotto nero di taglio barbaro.
i pantaloni neri che cascavano intorno alle gambe consunte. Le lunghe braccia sembravano ancora più lunghe, mentre avanzava tenendo in una mano il violino e nell'altra l'archetto, sembrava quasi che toccassero il pavimento. Paganini si inchinò al pubblico con una cerimoniosità mai vista. Nel modo rigido in cui piega il corpo c'è un'orrenda sfumatura di legnosità, insieme a una animalità da pagliaccio. Questo rese la sua entrata in scena stranamente ridicola. Ma la faccia, ancora più lividamente cadaverica nell'abbagliante illuminazione della platea, prese un'espressione così implorante, così umilmente stupida, che una compassione raccapricciante frenò l'impulso di ridere. È lo sguardo implorante di un uomo malato a morte o maschera la derisione di uno scaltro miserabile? Tutte queste domande vennero però messe a tacere quando lo straordinario maestro sistemò il violino sotto il mento e iniziò a suonare. Quindi possiamo dire che Paganini in un certo senso è stato bullizzato per il suo aspetto fisico tra l'altro ulteriormente minato dalla malattia. Adesso tra poco vediamo che tipo di malattia. Ad ogni modo, chiaramente questo suo aspetto fisico così particolare esercitava indubbiamente un enorme fascino anche sulle donne, ma contribuiva a fomentare queste dicerie che giravano sul suo conto. Ma questo suo aspetto fisico e soprattutto le mani, di cui non abbiamo ancora parlato, potrebbero aver avuto un ruolo nella sua perizia tecnica allo strumento? Forse sì. C'era un medico che seguiva Paganini da tempo, tale Francesco Benati, e questo medico si era convinto che gran parte del virtuosismo di Paganini dipendesse proprio dalla sua conformazione fisica. E infatti possiamo proprio leggere un passo di uno scritto del dottor Benati che dice: senza la peculiare conformazione del suo corpo, delle spalle, delle braccia e delle gambe, non sarebbe mai diventato lo straordinario virtuoso che oggi ammiriamo. La spalla sinistra è più alta della destra, una circostanza che fa sì che il lato destro appaia più lungo di quanto non sia quando sta dritto, con le braccia che pendono lungo i fianchi. Si possono osservare facilmente l'elasticità dei tendini delle spalle, il rilassamento dei muscoli che collegano il polso all'avambraccio, la giunzione delle mani con le falangi. La sua mano non è più lunga del normale, ma, grazie all'elasticità caratteristica di tutto il corpo, ha un'estensione doppia. In questo modo può, ad esempio, senza cambiare la posizione della mano, piegare le articolazioni superiori delle dita della mano sinistra in direzione laterale. La mano sinistra è quella che sta sul manico del violino, quindi quella che prende le note. Quindi il dottore scrive: può piegare le articolazioni superiori delle dita della mano sinistra in direzione laterale e con la più grande facilità e rapidità. La natura deve aver concesso a Paganini una predisposizione fisica che l'esercizio ha poi condotto alla perfezione. Ora, la credenza che la fisionomia di un individuo ne determinasse le caratteristiche e addirittura l'intelligenza era una corrente di pensiero che esisteva in questo periodo, quindi in un certo senso dobbiamo prendere le affermazioni del dottor Benati comunque un po' con le pinze. Però è abbastanza plausibile che effettivamente la fisicità di Paganini lo abbia in qualche modo avvantaggiato nello studio del violino, soprattutto a quanto pare per quanto riguarda le caratteristiche delle sue mani e specificatamente della mano sinistra. Come detto, la mano sinistra è quella che sta sul manico del violino, nella destra c'è l'archetto con cui si sfregano le corde e la sinistra sta sul manico del violino. Questa mano è quella che prende le note e quindi è quella che deve avere più agilità di tutto. E a quanto pare le mani, ma soprattutto la mano sinistra di Paganini aveva un'agilità
fuori dal comune e un'estensione fuori dal comune, perché serve anche estensione per poter suonare e soprattutto per poter suonare in modo virtuosistico uno strumento ad arco, nella fattispecie un violino. A quanto pare Paganini aveva una tale flessibilità nelle mani e un tale controllo da riuscire a piegare soltanto l'ultima falange e aveva la possibilità di estendere la mano in modo che pareva innaturale. Ma queste caratteristiche erano innate o acquisite? Ovvero, Paganini ci era nato fatto così oppure era diventato così a causa delle massacranti ore di studio durante tutta la vita? Ora, al di là del fatto che, come detto, Paganini diceva no, ma io non studio mica tanto, io sono così di mio. No, in realtà noi sappiamo benissimo che Paganini studiava a livelli veramente massacranti, a tal punto che Liszt scrisse, allora, Liszt è uno dei, mettiamola così, Liszt può essere considerato per il pianoforte ciò che Paganini è stato per il violino, però Liszt ha avuto una vita molto diversa ed era anche una persona diversa e aveva anche un aspetto fisico diverso. Liszt era bellissimo, bellissimo, soprattutto per i canoni dell'epoca, quindi insomma ha avuto una vita diversa rispetto a quella di Paganini. Però Liszt si ispirò a Paganini. Paganini era il virtuoso del violino che aveva aperto il mondo del virtuosismo violinistico e quando Franz Liszt lo sentì, ne rimase talmente affascinato che decise in un certo senso che anche sul pianoforte bisognava arrivare a queste vette e quindi si mise a studiare tecnica, a creare anche in un certo senso delle tecniche, insomma divenne l'equivalente, se si vuole, di Paganini per il pianoforte. Infatti Liszt è stato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte. Liszt quindi ammirava molto Paganini e Liszt stesso scrisse dopo aver sentito Paganini: Dio, quanta sofferenza, infelicità e tortura ci sono in quelle 4 corde. Quindi io direi che questo spiega tutto. Paganini si massacrava di studio per poter essere chi era. Però è anche vero che sicuramente questo studio è andato a lavorare su una fisicità che già presentava caratteristiche particolari. Infatti, a tal proposito, una persona scrisse: le mani di Paganini erano grandi e nervose. Attraverso un esercizio smisurato, le sue dita avevano acquisito un'agilità e un'abilità difficili da immaginare. Il pollice della mano sinistra ricadeva facilmente sul palmo della mano quando serviva per eseguire alcuni passaggi complessi. E sempre il magistrato di prima, quello che si era stupito che Paganini era una persona alla fine simpatica, scrisse in una lettera datata 2 ottobre 1824: dopo il concerto chiacchierammo a lungo con Paganini, che era esausto, probabilmente perché quando suona usa tutto il corpo e fisicamente è molto debole. Mentre suonava batteva continuamente il tempo con il piede sinistro, cosa molto fastidiosa. Poi piegava la parte superiore del corpo e tornava ad addrizzarsi. 2 volte agitò l'archetto nell'aria, facendo smorfie orrende. Io penso che sia un ciarlatano, anche se è molto abile. Il suo modo di suonare piace moltissimo alla gente. Alla sera mostrò la mano sinistra al dottor Martecchini, che era appena arrivato da Trieste. È stupefacente che cosa può farne. Può spostare le articolazioni lateralmente e piegare il pollice indietro fino a fargli toccare il mignolo. Muove la mano con grande flessibilità, come se non avesse né muscoli né ossa. Quando il dottor Martecchini osservò che questo deve essere il risultato della sua passione ossessiva per l'esercizio, lo smentì seccamente. Eppure anche i bambini sanno che ancora oggi suona 7 ore al giorno, solo la sua vanità non gli consente di ammetterlo. Tuttavia il dottor Martecchini tenne duro e così Paganini cominciò ad andare su tutte le furie e a urlare, chiamando il dottore ladro e rapinatore. Era molto spiacevole, ma c'era da ridere.
Non mi capacito di come possa avere un effetto così diabolico nella sala da concerto. Quando si aggirava per la stanza giurando e spergiurando era proprio ridicolo. Più tardi si calmò all'arrivo di Madame Bianchi intorno alle 10. Allora ci mostrò alcuni trucchi stupefacenti sul violino. Ad esempio, con 2 dita suona una melodia, mentre con le prime 3 pizzica un accompagnamento. Spesso sembrava che a suonare fossero 3 persone. I suoi passaggi in doppio registro sono splendidi e non ho mai sentito nessuno correre sulle corde così in fretta. Poi si mise a imitare un asino, un pappagallo e un tordo, tutto in modo straordinariamente naturale. Ma questo annoiava Messer Naldi, che mi bisbigliò che una cosa del genere era adatta a una fiera di villaggio, non a una sala da concerto. Più tardi il dottor Martecchini cercò di suonare il suo violino e scoprì, stupidissimo, che era completamente scordato. Paganini si limitò a scoppiare a ridere dicendo che suonava sempre su un violino mal accordato. Come si vede quindi, fin dall'epoca, fino da quando Paganini era in vita, c'era questo bel mistero del ma come fa ad avere queste mani, ma come fa ad avere questa fisicità? Qualcuno, qualche medico, oggi prevalentemente ha proposto una teoria. E se Paganini avesse avuto la sindrome di Marfan? Leggendo da un manuale medico viene detto questo in merito alla sindrome di Marfan. La gravità varia notevolmente. I pazienti sono più alti della norma rispetto all'età e alla famiglia. L'apertura delle braccia supera l'altezza. L'aracnodattilia, dita sproporzionatamente lunghe e sottili, è notevole. Poi salto una parte, e poi comunque l'aracnodattilia non sono solo mani lunghe, sono proprio delle mani che presentano caratteristiche particolari. Poi il manuale continua e dice: malformazioni dello sterno, torace carenato, plexus excavatum, eccetera, sono frequenti, come lo sono l'iperestensibilità delle articolazioni, curvatura indietro delle gambe, a livello dei ginocchi, eccetera. Il tessuto adiposo sottocutaneo è abitualmente rado e così via. Ora, alcune caratteristiche sembrano rispecchiare la fisicità di Paganini. Quindi Paganini aveva la sindrome di Marfan? L'ipotesi di per sé è anche plausibile, perché noi non abbiamo Paganini per far sì che dei medici possano visitarlo e, come dice il manuale medico, la gravità di questa sindrome varia notevolmente, quindi potrebbe essere. Però è anche vero che altri medici, tra cui quello che scrive il libro a cui faccio riferimento per quanto riguarda la medicina dei compositori, è un po' scettico in merito, per varie ragioni. Una di queste ragioni riguarda le mani di Paganini. Il medico in questione dice: sì, è vero, Paganini aveva queste mani che potevano fare queste cose strane, però soprattutto la sinistra. Se hai la sindrome di Marfan, l'aracnodattilia ce l'ha in entrambe le mani, non solo in una, e lui invece aveva la mano sinistra che poteva fare questi numeri soprannaturali, proprio perché era quella sul manico del violino, quindi era quella più allenata a fare queste acrobazie. In secondo luogo, dice il medico, Paganini pareva avere delle mani che si mostravano essere strane solo quando le utilizzava, ma a guardarle sembravano mani normali. E terza osservazione che fa il medico, dice: Paganini è descritto come un uomo mediamente alto, mentre le persone affette da sindrome di Marfan solitamente sono molto alte. Poi è vero anche che qui può sempre rientrare la gravità, può essere più o meno, insomma. Quindi di per sé l'ipotesi può anche stare, però in effetti non ci sono delle evidenze specifiche che ci facciano dire sì, è vero, Paganini aveva la sindrome di Marfan. Quindi quasi per converso si tende a dire ma probabilmente no. Anche perché effettivamente Achille, cioè suo figlio, gli somigliava tantissimo e di Achille abbiamo delle fotografie e Achille non presenta nessun tratto della sindrome di Marfan. E qui abbiamo toccato la salute o la presunta salute di Paganini. Infatti,
È vero che lui aveva un aspetto fisico particolare, è vero che aveva queste mani, soprattutto la mano sinistra così strana che probabilmente era stata resa così dall'esercizio smodato fin da bambino piccolissimo, ma è vero anche che Paganini non era sano e questo ovviamente, mani a parte, andava a diventare visibile nel suo aspetto fisico. Ma che cosa aveva di preciso Paganini? L'inizio della fine può essere collocato nel 1820, quando di Paganini abbiamo la prima notizia piuttosto grave in riguardo alla sua salute, ovvero una tosse cronica che non gli dava pace e che addirittura aveva cominciato a fargli perdere peso. A lui, che era già un uomo estremamente magro di costituzione. Così, dapprima, Paganini consultò un medico di Palermo che gli prescrisse la cura Rob, che non era altro che un potente lassativo per eliminare i veleni nascosti dal corpo. All'epoca era molto d'uso lassativi, emetici, salassi, perché si riteneva che eliminando appunto i veleni nascosti nel corpo la persona sarebbe stata meglio. Paganini prese il lassativo e ovviamente la tosse continuò. Allora, nel 22, Paganini si rivolse al dottor Siraborda, un celebre medico di Pavia, il quale diagnosticò che i suoi malanni erano dovuti a un'infezione sifilitica nascosta di vecchia data. Il 22, quando gli venne diagnosticata la sifilide, che non aveva. Ma qui c'è un inciso da fare. Nel 22 Paganini ha 40 anni e di qui a breve gli nascerà il figlio. Noi sappiamo che Paganini aveva come massimo obiettivo nella vita una famiglia, ovvero una moglie e dei figli. Pensa un po' cosa succede se ti diagnosticano la sifilide. Ovviamente il dottore a quel punto gli ha detto: no, ma tu hai un'infezione sifilitica, quindi non procreare, perché altrimenti l'attacchi a tua moglie, nel caso tu l'avessi, e ovviamente i figli nascono già malati di sifilide. Da pensare che colpo arriva a Paganini, così forte che entra in depressione e sta fermo circa 2 anni. In realtà noi sappiamo che tra il 21, 22, 23, la data non è chiara, nasce suo figlio Achille, che è sano, proprio perché di sifilide non ce n'è. Ma il dottore pensa di sì e allora gli prescrive la cura per la sifilide, che era il mercurio. E a questo punto devo fare 2 piccoli disclaimer. Il primo è quello che faccio sempre quando andiamo a parlare della salute fisica o anche mentale dei nostri protagonisti, quindi compositori, musicisti, pittori, artisti, soggetti di quadri e quant'altro. Ovvero, questo non è un canale medico, questo è un canale che tratta di arte e io non sono un medico, io sono una persona che di professione si occupa delle arti. Quindi tutto ciò che di medico io vado a dire lo prendo da libri che certo sono scritti da medici, ma resta il fatto che questi dottori che scrivono si riferiscono alla persona in questione, cioè alla persona di cui stiamo raccontando oggi, Paganini. Perciò tutto ciò che di medico io vado a dire ha un puro scopo informativo riguardo Paganini. Non ha nessuno scopo diagnostico e nessuno scopo prescrittivo. Perciò, come sempre, mi raccomando, se avete problemi di salute fisica, mentale, di qualunque tipo, rivolgetevi ai professionisti. E il secondo riguarda ciò che andremo a dire ora. Ora parleremo della salute di Paganini, che, ve lo dico già, è stato avvelenato dal mercurio. Le descrizioni sono piuttosto dettagliate e anche piuttosto forti, perciò se ritenete di non volerle sentire, in info box trovate i capitoli e grazie ai capitoli potete spostarvi in avanti e saltare questa parte che sta proprio tutta in questo capitolo.
e per chi ha deciso di rimanere, quindi andiamo a vedere che cosa accade a Paganini, che, come ho detto, è stato avvelenato dal mercurio, e l'ho detto per fare in modo che lo sappiano anche le persone che decideranno di saltare le descrizioni un po' più cruente. Quindi noi adesso torniamo nel 1822, quando Paganini comincia, credendo di avere la sifilide che non ha, comincia la sua cura al mercurio, che ovviamente sarà un disastro. Fin da quasi subito, infatti, dopo che comincia a prendere il mercurio, Paganini sviluppa una stomatite, ovvero un'infiammazione molto forte alla bocca che provoca gonfiore, ulcere, afte e quant'altro. Ma questo purtroppo non è che l'inizio. Il mercurio infatti va a intaccare il suo osso mascellare, che comincia a sviluppare infezioni che vanno anche dentro ai denti e che Paganini deve tenersi così almeno in un primo momento, e nel frattempo ovviamente si fida del medico e prosegue con le dosi di mercurio e lassativi. Nel 23 le sue condizioni fisiche peggiorarono a tal punto che Paganini pensò di sentire anche un altro medico, nella fattispecie il dottor Maximilian Spitzer, che quando lo vide si mise le mani nei capelli e gli disse: no, ferma tutto, soprattutto ferma la cura al mercurio. Il punto è che Paganini era una persona molto insicura e anche un po' ipocondriaca, e quindi si trovò tra i due pareri contrastanti dei due medici e, non sapendo bene cosa fare, fece un po' e un po', e quindi in sostanza continuò, però diminuendo un po' le dosi, ma continuò con la cura di mercurio e lassativi per diversi anni. Diversi anni che furono grosso modo tra il 22 e il 28, anni nei quali per l'appunto Paganini continuò ad assumere mercurio e continuò anche ad assumere lassativi. E in questo caso bisogna dire che Paganini credeva molto nei lassativi, era anche la società dell'epoca a crederci e lui ci credeva molto. Io ora, nell'analizzare la sua malattia, mi sono concentrata nell'avvelenamento da mercurio, perché alla fine è stato quello, però c'è da dire che anche i lassativi hanno avuto la loro parte. E i lassativi ebbero una parte nella sua malattia a tal punto che gli portarono varie delle conseguenze che poi avrà. Per esempio, lui, credendo molto nei lassativi, ne utilizzava tanti, a dire il vero ne utilizzava troppi, e utilizzava anche dei lassativi che, c'è da dire, all'epoca erano in commercio, quindi all'epoca erano considerati sicuri, che però oggi la medicina considera tossici. Nella fattispecie uno era di marca Leroy, credo si pronunci così, o Leroy, non lo so di preciso, e la pubblicità di questo lassativo diceva: c'è solo una medicina efficace, la purga, sgombra, rimuove, purifica, rarefà, espelle, pulisce, lava, elimina il materiale che irrita e fa peggiorare la salute. Questo era il modo di vedere il lassativo all'epoca, quindi Paganini non ha colpe. Paganini viveva in una società fatta così. Il punto è che questi lassativi, che erano in commercio e che erano considerati medicamenti che andavano bene, come detto, erano in realtà tossici e corrosivi, a tal punto che a forza di prenderli, e lui certo ne prese troppi, a forza di prenderli gli restrinsero l'esofago, al tale per cui a un certo punto lui non era più in grado di mangiare cose solide. Dapprima doveva mangiare sminuzzando in pezzi piccolissimi e poi soltanto cibi liquidi o semiliquidi. Non era più in grado di andare in bagno, perché ovviamente il corpo si era abituato ai lassativi così potenti e di conseguenza non era più capace, possiamo dire, di andare in bagno da sé, e alla fine questi lassativi gli tolsero anche la capacità di fare la pipì. E non potendo più fare la pipì, i medici gli misero un catetere dell'epoca, che gli causò una cistite cronica e un'orchite. E nel frattempo Paganini, fidandosi dei medici o comunque di un medico, continuava a prendere mercurio.
Prima del declino totale, comunque Paganini riesce a rimettersi un pochino in piedi. Sappiamo infatti che nel 30 era in tournée e quando lo sente Schumann. E anche tra il 34 e il 36 fece dei concerti. Però la realtà è che già dal 1828 i problemi si stavano facendo molto più gravi, la sua vista si stava indebolendo e anche la sua grafia si stava deteriorando. Paganini allora consultò altri medici che gli fecero una diagnosi, non so se dire migliore o peggiore di quella della sifilide, perché gli diagnosticarono la tisi, che ovviamente non aveva, è inutile dirlo. Ma come è chiaro, Paganini si spaventò molto e quindi a maggior ragione continuò con il mercurio, che all'epoca era una sorta di panacea. Comunque, continuò con il mercurio sperando che potesse curare anche un'eventuale tisi. Come è facile da immaginare, la situazione peggiorò ulteriormente perché ovviamente nel caso non si fosse ancora capito era il mercurio a causargli tutti questi problemi. Insomma, a un certo punto Paganini scriveva a un suo amico: la mia tosse è ancora violenta e certo perché niente di tutto ciò, né lassativi, né mercurio, né niente gli aveva curato la tosse. La mia tosse è ancora violenta, ma l'esecrato non è brutto. Lo diventerà. E allora a questo punto i medici gli prescrissero salassi, perché non bastavano i lassativi, quindi i salassi, emetici e quant'altro, gli prescrissero i salassi. E per i forti dolori addominali che aveva e per la stitichezza gli dissero di andare a cavallo, che avrebbe migliorato il transito intestinale. Evidentemente a nessuno o a quasi nessuno veniva in mente che Paganini stava morendo avvelenato. Quasi tutti, infatti una persona che aveva cominciato a capire c'era ed era il dottor Francesco Benati, quel dottore che aveva seguito Paganini per tanti anni e che quindi lo conosceva e conosceva la sua fisicità. E il dottore, dopo averlo guardato, dopo averlo visitato, diceva: no, secondo me, cioè secondo il dottor Benati, le diagnosi che gli hanno fatto non sono corrette. Lui non ha la tisi, la sua gabbia toracica è fatta così, io conosco, so come fa a respirare, so il fatto che è un po' storta, ma l'ho visitato anche con lo stetoscopio, un elemento medico all'epoca nuovo, dice il dottor Benati, e non ha la tisi e non ha nemmeno la sifilide. E quindi il dottor Benati dice, secondo me, cioè secondo il dottor Benati, la tosse è di stampo nervoso e non c'è altro, però gli hanno dato il mercurio e questo lo sta distruggendo. E poi dice il dottore, anche i lassativi che lui ha preso per tanti anni, quasi di sua spontanea volontà, gli hanno fatto molto male, però certamente il peggio l'ha fatto il mercurio. E il mercurio gli stava facendo così male che a un certo punto gli ascessi in bocca che aveva peggiorarono a tal punto che decise di andare da un dentista per probabilmente farsi togliere almeno un dente. E bisogna ricordare che all'epoca l'estrazione di un dente era completamente priva di anestesia, quindi diciamo che finché si poteva non si andava. Ma lui era messo ormai così male che aveva deciso di andare dal dentista. Il punto è che quando il dentista lo vide, ne rimase scioccato e scrisse che i denti di Paganini erano sospesi a un filo. Sì, ma letteralmente, perché Paganini, siccome si era accorto che i suoi denti dondolavano, li aveva letteralmente legati con del filo per poterli tenere fermi e per poter mangiare. Il dottore, quindi, che si chiamava Vergani, decise di estrarre un molare che aveva un ascesso molto brutto. Il problema è che la situazione era talmente disastrosa che ben presto questo ascesso si estese a tutti i denti dell'arcata inferiore, che quindi dovettero essere estratti tutti, senza anestesia, a tal punto che durante l'intervento dovettero tenere Paganini fermo a forza. Chiaramente dopo un intervento del genere il dolore era praticamente cronico e Paganini cominciò
a fumare dei sigari all'oppio tentando di alleviare un pochino il dolore e oltretutto doveva tenere la mascella ferma in posizione con una benda legata. Anche perché l'avvelenamento da mercurio si era ormai esteso alle ossa e di conseguenza anche le ossa erano interessate da ascessi e sgretolamenti. Ma non basta. Un altro effetto dell'avvelenamento da mercurio è lo ptialismo, cioè la produzione eccessiva di saliva, fino a un litro e mezzo al giorno. Ed era proprio quello che accadeva a Paganini, che continuava a espettorare sia dalle ghiandole salivari in bocca sia dalle mucose respiratorie, muco, continuava a espellere muco e saliva. E, come detto, questo era un sintomo gravissimo dell'avvelenamento da mercurio. Ma lui aveva sempre la tosse, la famosa tosse nervosa che non gli era mai passata, e quindi sia lui sia gli altri, medici compresi, pensavano che questo muco che lui espettorava fosse dato dalla tosse, e invece no, era il mercurio. Ma ovviamente non basta perché il mercurio è un veleno devastante e questo veleno aveva intaccato anche la vista di Paganini, già fin dal 1823, quando lui aveva cominciato questa cura, o grosso modo 22-23, quando l'aveva cominciata. All'inizio Paganini aveva cominciato a notare che la luce gli dava fastidio e infatti da quel momento aveva cominciato a indossare gli occhialini con le lenti blu, quegli occhialini piccoli con le lenti appunto blu che sono diventati un po' un simbolo di Paganini. Ecco, lui li indossava per questo, perché la luce gli dava fastidio, perché il mercurio gli stava avvelenando anche gli occhi e gli dava fastidio la luce anche quando suonava in concerto e chiaramente questi occhialini sono poi diventati un suo segno distintivo, però poverino, lui in realtà li portava perché stava venendo avvelenato. E poi, proseguendo, la sua vista peggiorò ancora, tanto che negli anni successivi il dottore notò che Paganini si innervosiva molto se chi gli parlava non gli stava perfettamente davanti. E per questa ragione alcuni medici invece moderni hanno supposto che forse Paganini era arrivato a soffrire della cosiddetta visione a galleria, quindi vedeva in pratica solo una porzione di campo visivo davanti e questa forse era la ragione per la quale lui voleva avere proprio davanti la persona che doveva guardare. E tra il 23 e il 28 tutti si accorsero del peggioramento di Paganini. Infatti i suoi amici scrivevano che fosse di un pallore mortale, altri dicevano che avesse il colorito grigiastro, eppure lui, poverino, si descriveva come molto brutto. Ma il mercurio non intacca solo il fisico, intacca anche la psiche. Infatti Paganini, che era sempre stato un uomo impetuoso, passionale, ambizioso, anche divertente, un po' vanitoso, un po' superbo, abbastanza, insomma, un po' così, divenne in realtà una persona taciturna, solitaria, apatica e addirittura timida. Certo, va tenuto conto che Paganini era prostrato sia dal dolore fisico che da quello emotivo. Dal dolore fisico per tutta questa situazione devastante e dal dolore emotivo perché lui ormai aveva capito che non avrebbe mai più potuto raggiungere il suo sogno di avere una moglie e avere una famiglia. E quindi sì, certo, il mercurio intacca la psiche, però c'è anche da pensare che questa persona era distrutta sotto tutti i punti di vista, fisico, emotivo e probabilmente anche in parte mentale. E oltretutto Paganini aveva cominciato anche a diventare ansioso. Era ansioso all'idea di salire sul palco a suonare, cosa che non era mai stato, ed era ansioso in generale, infatti trasaliva per ogni minimo rumore, si spaventava molto facilmente e insomma era cambiato tanto. E un altro sintomo dell'avvelenamento da mercurio era il tremore alle mani. Questo tremore, che all'epoca ancora non era un tremore, cominciò a manifestarsi intorno al 1828, quando la sua grafia cominciò a deteriorarsi.
All'epoca erano probabilmente problemi di coordinazione e presentava dei movimenti a scatti. Ma poi questa cosa si trasformò sempre di più in tremore, tanto che nel 34-36 tenne gli ultimi concerti e poi però tremava così tanto che non fu più in grado di suonare. E poco prima della sua morte le sue mani tremavano così tanto che non era più in grado nemmeno di reggere una penna. E a partire dal 38 Paganini divenne afono e quindi, non potendo più parlare, per comunicare usava dei bigliettini. A questo punto era ancora in grado di scrivere nonostante il tremore alle mani. E lui dava la colpa alla sua tosse. Sì, la tosse che non gli era mai passata. E anche alcuni suoi medici pensavano che lui fosse afono per via di questa tosse persistente. Tosse che non è mai passata, perché ovviamente non era tisi, non era sifilide, non era niente del genere, e ovviamente il mercurio non l'ha mai curata, anzi il mercurio ha creato tutto il resto del problema. Da che cosa fosse data realmente questa tosse non si è mai saputo. L'unico che ha fatto una diagnosi diversa, diciamo, rispetto a sifilide, tisi, è stato il dottor Benati, che ha detto, secondo me, cioè secondo il dottor Benati, è una tosse nervosa. E sinceramente penso che il dottor Benati potesse avere davvero ragione. Io, nella mia ignoranza, ho anche pensato a un'altra cosa. E se fosse stata una tosse allergica? Magari Paganini era un soggetto allergico, addirittura iperallergico, e tossisci che tossisci, l'apparato si irrita sempre di più e quindi a forza è una cosa che non passa mai. Non lo so. Il dottor Benati pensava che fosse tosse nervosa e forse aveva ragione. E nel marzo del 1840 era chiaro che Paganini fosse arrivato alla fine. Non riusciva più a tenere la testa dritta e lui lo sapeva perché lo scriveva lui. Aveva le gambe gonfie, non riusciva più a camminare e tossiva sangue. E il 27 maggio del 1840 Paganini si spense a Nizza, a soli 58 anni. E dopo tutto questo, a questa poveranima la Chiesa rifiutò degna sepoltura in terreno consacrato. Ebbene sì, perché per la Chiesa Paganini era ateo, non si capisce bene su quali basi, sì è vero, lui era un po' dissacrante, ma non è che sappia io, non si era mai dichiarato ateo o non credente, ma tant'è, per la Chiesa lui era ateo e addirittura demoniaco. Quando dicevo che queste dicerie a questo pover'uomo gli hanno rovinato la vita, ma gliel'hanno rovinata veramente anche dopo la morte. Insomma, per queste ragioni la Chiesa si rifiutò di dare a Paganini sepoltura in terreno consacrato. E tra l'altro era andato al capezzale di Paganini tale padre Caffarelli, il quale diceva che Paganini, siccome era ateo, demoniaco e quant'altro, aveva rifiutato i sacramenti in punto di morte e quindi vedi che questo non è nella grazia di Dio. Il problema è che questo poveretto era afono sul letto di morte, non poteva più parlare e a malapena poteva scrivere, gli tremavano le mani a tal punto che non riusciva nemmeno a reggere una penna, quindi era impossibilitato a comunicare. E quello che a quanto pare Paganini tentò di dire a gesti era di aspettare un attimo. A questo prete lui diceva di aspettare un attimo, che magari non stava ancora morendo. E parentesi, per rincarare la dose, questo prete disse che in casa di Paganini sulle pareti c'erano dei disegni osceni. Non si è mai capito che cosa fossero questi disegni osceni, a che cosa si riferisse, a parte il fatto che a quanto pare Paganini aveva appeso in casa un quadro che raffigurava l'Eda e il cigno. Ora, io non lo so, nel senso che chiamare disegno sulla parete un quadro
Mi sembra strano, ma pure fosse un affresco, non lo chiami disegno sulla parete, ma poi non ce l'hai l'affresco in casa, sarà stato un quadro, immagino io. E anche lì il soggetto, l'Eda e il cigno. Sì, certo, il soggetto di per sé è molto sensuale, però è un mito, è il mito di Zeus che si trasforma in cigno per unirsi a Leda, d'accordo, ma è mitologia. Io non lo so se qui sia un moralismo talmente elevato da far dire al prete una cosa del genere, oppure se semplicemente il prete voleva andarci giù pesante. Sia come sia, una volta morto, questo poveretto venne dichiarato ateo dalla Chiesa. Ateo, come ho detto, a me non risulta, perché infatti lui scriveva cose di questo tipo. Per esempio, in una lettera a un suo amico, datata 6 marzo 1837, Paganini scriveva: al giovedì che mi trovavo meglio, state ottenute traspirazioni, ringraziai l'Altissimo d'avermi da tai dolori liberato. E poi diceva ancora in merito alle sue sofferenze fisiche: Iddio mi dia pazienza. Quindi no, non era ateo, per niente. E insomma, questo poveretto venne dichiarato ateo dalla Chiesa, che quindi gli rifiutò la sepoltura, e da quel momento il corpo di Paganini cominciò a vagabondare e a essere esposto. Infatti su Paganini non venne fatta l'autopsia. Il cadavere venne vestito con la livrea nera da virtuoso e messo in una bara che aveva un vetro all'altezza del viso. A questo punto un commerciante chiese al tutore di Achille, Paganini aveva nominato un tutore per suo figlio Achille, chiese al tutore di Achille dietro compenso di poter avere la bara di Paganini e la ottenne. E a quel punto questo commerciante espose in un lazzaretto che veniva utilizzato come deposito del pesce pescato la bara, e sotto compenso la gente faceva la fila per andare a vedere la salma del violinista indemoniato. E molti pescatori del luogo dicevano che durante la notte si sentivano musiche spettrali e si vedevano delle figure demoniache danzare intorno alla bara. E infine la bara venne seppellita frettolosamente in un oleificio, i cui rifiuti imbrattarono poi tutto quanto. Ma per fortuna nel 1876 la bara venne presa e traslata finalmente in un luogo di sepoltura, infatti venne seppellita nel cimitero della Villetta di Parma. Paganini aveva scritto poco prima di morire: mi resta una sola speranza, che dopo la mia morte le calunnie finiscano e che quanti mi hanno criticato così crudelmente per il mio successo lascino riposare in pace le mie ceneri. E questa era la storia di uno dei più grandi, o forse del più grande violinista mai vissuto, ovvero Niccolò Paganini. Paganini, che era una persona ironica, anche simpatica, certo aveva un carattere forse un po' difficile a volte, ma era una persona normale, era una persona di cuore, tutto diverso da come la gente e il mito che gli aleggiava attorno lo descrivevano. Paganini non era una persona cupa, non era un indemoniato, Paganini non era qualcuno che si era macchiato di delitti, tutt'altro. Paganini era invece una persona che aveva sofferto molto sia dal lato emotivo sia dal lato fisico, e penso che sia bene sapere in realtà chi era Paganini, che non era ciò che la gente diceva di lui e non era tutte le calunnie che gli hanno versato addosso. E voi, conoscevate già Paganini? Cosa ne pensate di lui? Fatemelo sapere in un commento. E ovviamente, se questi video vi piacciono, se vi piacciono i video che parlano di arte, di musica, di letteratura, e se volete magari integrare un po' di queste arti nella vita di tutti i giorni anche mentre fate altro, allora iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, perché qui su questo canale facciamo proprio questo. Io quindi vi ringrazio tantissimo di essere arrivati fin qui e di essere rimasti con me. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace e intanto noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!